Ragazzi, sono Mocho and welcome back to This is America. This is America, ragazzi, è un viaggio alla scoperta delle ricette americane più iconiche, ma è anche una sfida tra i piatti americani per la conquista del titolo di The Champ, il king di tutti i cibi degli Stati Uniti d'America. Nello scorso episodio abbiamo visto l'imponenza, la statuarietà, la potenza dal mac and cheeseburger, ma questa settimana abbiamo un avversario veramente temibile, signore e signori, il tuna melt. Sconosciuto ai più, ragazzi, il tuna melt sfama da anni la sete, la fame, la voglia implacabile di cibo di tutti i surfisti della California. Con la sua insalata di tonno piena di spezie e segreti che andrò a svelarvi tra poco. Prima di partire però, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi le sfide di This is America. Sarà in grado di insidiare il ruolo di campione del mac and cheeseburger? Lo scopriremo dopo, intanto andiamo a vedere come si fa. Tuna melt, ragazzi, un avversario che nessuno vorrebbe trovarsi davanti perché all'apparenza sembra innocuo, vedete, pomodoro, sedano, e invece nasconde delle insidie veramente prepotenti come la nostra extra dose di maionese, ma ne parleremo dopo. Tuna melt che ho avuto la fortuna di incontrare, ragazzi, durante uno dei miei viaggi negli States in California. Mi sono ritrovato su un molo a Monterey e ho visto nel menù di questo posticino super caratteristico questo tuna melt. Sembrava un piatto leggero, ho detto vabbè dai, stiamo leggeri che dopo si guida. Ho avuto l'abbiocco per 16 ore. Quindi tuna melt, andiamo a scoprirlo. Tuna melt, naturalmente, ingrediente principale, re di questa ricetta, il tonno. Abbiamo dei nostri bellissimi filettini di tonno che ho già fatto marinare con dell'olio e del limone, che andremo adesso a scottare, perché ragazzi dovremo andare a fare una crema di tonno che vedrete avrà alcune sorprese. Pentola sul fuoco, ragazzi, i nostri filetti di tonno. Prima di andare a metterli in padella però, ingrediente segreto subito, spezie Cajun. Prendiamo il nostro mitico barattolino di spezie segrete e andiamo a sommergere il nostro tonno con queste spezie. Le spezie Cajun sono queste spezie tipiche del sud degli Stati Uniti che sono un mescolio di tante spezie, soprattutto paprika, aglio, pepe, sale, proprio un purpurì, appunto, come la cucina creola di cui sono tipiche. Tuffiamo il nostro tonno. Suono dell'amore intanto, aspetta, scusa. Bellissimo. Ragazzi, naturalmente io sono un professionista, vi ripeto, ma voi potete trovare gli ingredienti della ricetta qui sotto in descrizione se volete cimentarvi a casa per riproporre queste sfide epiche. Ne metto un altro, dai. Il nostro tonno in padella, ragazzi, dobbiamo andare a scottarlo, mi raccomando, non deve stracuocere. Dopodiché lo gireremo e lo faremo finire di cuocere fuori dal fuoco. Questa sembra una ricettina semplicissima, light, anzi oserei dire, come sai quegli avversari che sottovaluti ma poi in realtà quando meno te l'aspetti dal cilindro tirano fuori il KO? Ecco, mai sottovalutare il tuna melt. Come nelle migliori tradizioni californiane, ragazzi, bicchierino di tequila, mezzo shot per noi e il resto per la pentola. Il nostro tonno, ragazzi, è assolutamente cotto, anzi lo sposto qua, gioco dei fornelli. Adesso possiamo andare a fare l'ingrediente principale del nostro tuna melt, ovvero l'insalata di tonno. E cosa ci mettiamo in questa insalata di tonno? Un po' di tutto. Del sedano, che sembra sgrassante, ma in realtà darà una bella nota crunchy al nostro piatto, direi quasi crispy. E ho detto crispy. Della senape in grani, che darà uno sprint a un altro ingrediente fondamentale, la maionese. Senape e maionese, ragazzi, è un mix letale. Credo che sia una delle combo preferite di questo tuna melt. Abbiamo recuperato le nostre fettine di tonno, ragazzi. Vedete anche dentro ancora leggermente rosino, ci piace così. E andiamo a distruggerle così violentemente all'interno del nostro ciotolone. Sto stionando le mani, però. Non provateci a casa, ragazzi. Whatever you are, Whatever you do, please don't try this at all. Questo è uno dei segreti, ragazzi, del tuna melt. Perché si può fare col tonno in scatola, però viene un po' asciuttino, secondo me. Viene un po' così. Invece col tonno fresco vi stionate le dita, però ci guadagnate in gusto. Andiamo un po' a schiacciare il nostro tonno
Adesso andiamo ad aggiungere un po' di aceto di mele per dargli un pochino... Tra l'altro che roba da fighetto, cioè, guarda. Bazooka di mele, tipo. Extra acidità. Alta pioggerellina Cajun. Wow! E andiamo un po' con gli odori, ragazzi. Quindi un po' di aneto e pieghiamo l'aneto 6 volte su se stesso e andiamo un pochino a tagliarlo in questo modo. Mamma mia che profumo, ragazzi. L'aneto, dovete sapere che è uno degli ingredienti principali dei nostri amati cetriolini sotto salamoia che si usano tanto negli States e io personalmente lo adoro. Poi erba cipollina. Erba cipollina che ci richiama un po' la nostra cipolla, ma meno forte, un po' più delicata, perché questo tuna melt è un piatto ignorantino, però è un po' fighetto, un po' californiano. Ah, bevamo anche un pochino di prezzemolo. Solo un po' di prezzemolo per fare un trittico pauroso di profumi. Voilà. Mischiatina, ma va che bella, che sta diventando la nostra tuna salad. Un pochino di olio per rendere il tutto ancora un po' più scioglievole. Vabbè, naturalmente dai, gli diamo un mezzo sale e 2 giratini di pepe. Una mia personale variazione, una mossa segreta potremmo chiamarla per questo tuna melt, qualcosa che non ti aspetti, perché noi ci sbricioleremo questo bacon extra crispy. La chiamerei una strip breaker. Sembravano le ossa rotte durante una neck breaker, ragazzi, questo bacon crispy. Mamma mia, che cos'è questa tuna salad? Il rumore è quello dell'amore che ci preannuncia che la nostra tuna salad è magnificamente pronta. Andiamo a mettere del burro in padella, sempre con il nostro solito movimento devastante, triplo carpiato mortale. Anzi, dose extra perché mi stai simpatico oggi. E il nostro condimento è pronto, cioè la nostra tuna salad è l'ingrediente principale. Aggiungeremo soltanto un po' di bacon crispy extra. Ho detto bacon crispy. Bravo. What? Del pomodoro che abbiamo tagliato a fettone che vado leggermente a oliare in questo modo per dargli un po' un tono, poverino, perché sennò mi sembrava un po' troppo scarno, ma anche un pochino di aceto va. Quando il nostro burro è a temperatura, andiamo con questo bel pane degno della mia fame a realizzare quello che sarà lo scrigno che conterrà il nostro tuna melt. Ve lo siete chiesti? Perché si chiama tuna melt? Perché naturalmente poteva mancare forse, no? Una dose extra di cheese! Quindi andremo a distruggere tutte quelle che sono le credenze solite della cucina, soprattutto italiana, ragazzi. Vi vedo già lì, non si mette il formaggio col tonno, no? Ne metto 8 fette. Ci siamo! Prima fetta! Andiamo a cuocerla, ragazzi, finché non sarà completamente dorata, dopodiché giriamo. Ragazzi, la nostra fetta è pronta da girare sotto, è doratissima. Wow! Mamma, ma guardala com'è, guardala com'è crispy. Claudio, prendiamo il nostro formaggio cheddar e abbondiamo come se non ci fosse un domani. Spostiamo dal fuoco, copriamo con un coperchio finché il nostro cheddar sarà completamente sciolto. Abbiamo messo la nostra fettona con il formaggio un attimo in forno per farlo sciogliere benissimo. Stiamo finendo di cuocere la nostra seconda fetta di pane. Altro super ingrediente, ragazzi, del nostro tuna melt, l'avocado. Anche qui da tradizione californiana, uno dei frutti dell'amore. Andiamo a tagliarlo con assoluta maestria a metà. Lo sbucciamo, facendo attenzione con le nostre manine da Big Show a non distruggerle. Una delle sensazioni più belle è quella di riuscire a non rompere un avocado. Lo mettiamo qui e facciamo delle slices belle, che devono essere anche decorative, per cui tagliamo via un attimo il pezzettino qui che non ci piace. Vedremo se ce ne basta una metà, se non ci basta, perché siamo golosi come me. Ce ne mettiamo tutte e due. Siamo pronti ad assemblare il nostro tuna melt. Abbiamo una dose extra di maionese che andiamo a mettere su questa bellissima fetta di pane che sarà il coperchio. Non lesinate con la maionese perché è importante. Ce n'è, vero, anche nell'insalata di tonno, ma qui deve proprio venire fuori. Il nostro sotto col formaggio e prendiamo un po' della nostra insalata. Anche qui abbondiamo, direi che non ci deve mancare, Cosa manca se non il nostro fantastico bacon super crispy? Esageriamo anche qua con le fette, ragazzi, mamma mia. Ve l'ho detto che questo tuna melt era veramente pieno di sorprese, Ostico come avversario. 2 fettine di pomodoro per sgrassare. Anche un po' così, artisticamente pulita.
Ragazzi, this is tuna melt. Momento decisivo. Il nostro tuna melt riuscirà a mettere al tappeto il mac and cheese burger? Andiamo a scoprirlo con l'assaggio. Wow. Partiamo dalla bellezza, ragazzi. Questo tuna melt ha un aspetto totalmente differente rispetto a The Monster, il nostro mac and cheese burger. È molto più delicato nelle forme, in questa serie di colori che richiamano la bellezza, un po' la tradizione della California. Quando andiamo all'assaggio, ragazzi, ci sorprende totalmente con il suo mix di gusti che forse non ritroviamo nel mac and cheese, che è molto più diretto, è un uppercut direttamente in faccia. Il bacon, il tonno, mischiati con l'avocado, il pomodoro, la senape, la maionese, questo gioco di contrasti con il pane croccante, la morbidezza della salsa. Qui la complessità dei sapori è molto più intrigante, molto più inaspettata. Avrà colto di sorpresa anche il mac and cheese burger? Anche il nostro tuna melt ormai è storia, ragazzi. Un avversario veramente tosto che a tratti ho pensato potesse irrompere contro la prepotenza del mac and cheese burger, ma alla fine non c'è niente da fare, ragazzi. Powerbomb, la nostro mac and cheese burger si aggiudica questo match and is still the world heavyweight champion. La prossima però sarà una sfida infuocata, ragazzi, perché avremo un avversario temibile straight from Nashville, Tennessee, the Nashville Hot Chicken. Sarà una sfida, ragazzi, a colpi di salse piccanti, marinature, croccantezze, sempre contro la statuarietà, la potenza, l'intraprendenza del nostro mac and cheese burger. Riuscirà a uscire dalle fiamme di questo scontro? Lo scopriremo insieme, ragazzi, nel prossimo episodio di This is America.